Buongiorno, eccoci qua nel parcheggio del centro che dopo andiamo a visitare. Vabbè, dopo tanto lo vedete, vedete che vi sto a spiegare. Questa notte abbiamo raggiunto i 4 gradi. Faceva un freddo. 1, ho spento il cinebasto, quindi niente più riscaldamento, almeno si può accendere 2 secondi, ma non c'avevo voglia. 2, abbiamo tolto il piumino e chi lo pensava che arrivava a 4 gradi? Questa notte ci mi sono e ho detto, è freddino. Eccola lì, guarda, ho congelato. Raga, è estate, chi mai più lo pensava che veniva sto freddo? Ma siamo in una regione che effettivamente di notte... No, anche perché siamo a 1200 metri più o Esatto. meno. E quindi cosa ho fatto? Adesso ho dovuto, anzi la Marina si è alzata e ha preso la copertina e l'ha messa lì e lei ha continuato a dormire, io invece non ho dormito niente perché continuava a girarsi, a muoversi, faceva freddo. Non lo so. Io? Ma se sei tu Sì, quello che no, si gira come una biscia. Fa niente, comunque non sono riuscito a dormire. È così. Quindi c'ho sonno e quindi oggi sono irascibile. Si dice così. Senti che vespa qua? Sì, c'è la lavanda, mi sa. Ecco la C'è la lavanda. lavanda. Beh, mai come in Provenza. In Provenza c'erano le nuvole. Io sono terrorizzato. Sempre rotta. Ok ragazzi, adesso datemi 5 minuti che riesco a pettinarmi. No, a pettinarmi sono già pettinato. 4 peli, non è che c'è molto da pettinare. Però dico che giusto mi lavo un attimino anche la faccia. Io sono pronta. Ok? Io sono andato a buttare la pattumiera per quello che sono fuori. E quindi niente, adesso se mi date 5 minuti poi dopo vi facciamo vedere cosa facciamo, ok? Tu sei pronta? Pronta. Vado a prepararmi. Volevo parlarvi di questo complesso archeologico, di questo monumento, patrimonio dell'UNESCO. Dai, levati. Comunque il NUNESCO voleva dire che casa sto qua, quindi NUESCO. Vado. Me ne vado io. Siamo arrivati a questo complesso archeologico che è patrimonio dell'UNESCO, si chiama Çatalhöyük, giusto? È giusto? Giustissimo. Perché lui lo sa, secondo voi? È un complesso archeologico ritrovato negli anni 60, importantissimo storicamente perché è uno dei pochissimi insediamenti neolitici ritrovati. Adesso andiamo a vederlo. Chi sa il neolitico alzi la mano. Metti gli occhiali da prof. No, non ce li hai. Io so cos'è il neolitico. Il neolitico è quell'era, detta anche era della pietra, dove si iniziano a sviluppare i primi insediamenti umani. Qui, in questo punto, è stato trovato un insediamento umano molto, molto importante, dove si abbozzano le prime case, i primi centri di aggregazione, dove c'è, diciamo così, è stata la base delle classiche città nostre, strutture. Questo sito è molto importante perché è molto grosso. Si stima addirittura che ci siano state all'epoca circa 8.000 persone, che per i tempi era enorme. Stiamo parlando di circa 9.000 anni fa. Stiamo parlando del Neolitico, quindi l'ultima tappa della preistoria. Quindi in questo caso siamo a 7.100 a.C., più 2.000 di Cristo sono 9.600. I conti sono quelli. Dai, andiamo a vederla. Un'informazione in più che abbiamo appreso proprio in questo momento, che si sviluppa in 5 tappe fondamentali, questo museo, e poi si va a vedere la parte esterna dove ti spiegano alcune cose. Perché si sono fondate, diciamo, queste comunità? Perché non hanno mai avuto guerre, non c'erano gerarchie all'interno delle società, erano tutti uguali, tutti praticamente si sono messi assieme perché hanno visto che coltivare e allevare bestiame faceva sì che queste popolazioni da nomadi diventassero più stanziali. L'unione fa la forza sostanzialmente. Qui siamo alla seconda parte, dove Se i romani sono qua dal 400 a.C., voi non avete idea di dove stiamo andando noi. questa tappa fa vedere come venivano catalogate in base agli scavi, diciamo quello che trovavamo, in semplici cassette dove sopra appunto c'erano dei numeri, dei riferimenti. Qua abbiamo una mappa del mondo, se clicco in questa zona mi fa vedere che noi siamo qua, Çatalhöyük, e andremo anche a vedere Göbekli Tepe, Mesopotamia, tra un po' di giorni. Questi sono un po' di reperti trovati, insomma le classiche cose, bamboletti, amuleti, orecchini, punti di lancia, ma ce n'è una particolare che mi assomiglia. Non sono proprio molle così, però insomma. Cosa c'è dentro quei sacchettini? Questa si chiama archeobotanica, prima volta che la sento. Praticamente è lo studio del terreno per vedere all'interno che semi hanno trovato e quindi capire magari banalmente le coltivazioni che c'erano all'epoca. Addirittura con questi
diciamo così, ritrovamenti hanno trovato dei vecchissimi grani che ancora oggi a volte vengono riutilizzati e reintrodotti. Questa simulazione in 3D, perché realmente è in 3D, ti fa vedere come sono formati magari i laghi, piuttosto che le montagne, comunque geologicamente come si è trasformati. È veramente molto interattivo questo museo. È l'archebotanica, guardate qua cosa hanno trovato, le differenti grani. Ecco come erano le case. Praticamente c'erano delle sorte di tettoie sopra dove era un buco sotterraneo. Più o meno le case erano quasi tutte in circa 40 metri quadri, dove c'erano le separazioni fra, diciamo, la zona notte e la zona giorno, ed erano tutte completamente sotterranee. Questa dice Mauri che sono io. Siamo arrivati in un punto dove ci fanno entrare in una casa. L'ingresso da sopra era così, quindi con un tetto che lo copriva, ma guarda, si vede il buco. Scendi nelle catacombe. Ma questa è una scala un po' moderna, eh? Vabbè, ovvio, se scendi dalla scala Pioli, Sì, io volevo scendere di là. sì, così ti troviamo sotto poi. Ah, eccoci. Praticamente siamo scesi da qui, teoricamente, e questa è la parte del fuoco, della cucina. Dopodiché abbiamo uno spazio Si dormiva. dove dormivano e poi spazio libero. E questo era il tetto. Le strutture sono tutte completamente nuove, belle, c'è anche una sala conferenze. Poi girandoci andiamo nel vero e proprio sito archeologico. La cosa bella è che ti fanno vedere com'era. E adesso devono vedere com'è, quindi devi immaginare secondo me. Andiamo a vedere. L'esterno è tutto immerso in un bellissimo pioppeto, un parco di pioppi, e se qualcuno soffre di allergia come me sa cosa succederà. Dai, qui ti dice, entra nella mia casa. Vai nella casa, dai. È una casa come quelle che abbiamo visto di là ricostruite. Ovviamente questa era completamente sottoterra, questa parte, ok? Infatti la scala di salita è lì. Scavando le hanno trovate. Ragazzi, ho trovato la statua votiva per onorare il Mauri. Questa è a grandezza più che naturale, eh? Ciao, vai tu vicino così la faccio vedere. Eccoli qua, guarda, tu e tuo fratello. Ti spiego una cosa. Questa sei tu, perché questa qua è una donna. Quindi mi spiace, ma hanno ripreso anche te. Solo che te ne hanno fatto un po' più grande. La ricostruzione di queste case ha queste finestre, queste porte, solo per far entrare noi turisti, ma in realtà non c'era nessuna apertura e loro entravano dal tetto. Siccome l'insediamento era in cima alla collina, dobbiamo salire. Proprio lì in cima c'è la parte di case originali coperte da questa struttura. Eccoci all'insediamento nord della collina, questa è la ricostruzione. E scopriamo anche che non erano tutte sotterranee, c'era una buona parte, ma perché? Perché praticamente quando avevano bisogno di una nuova casa distruggevano la vecchia il tetto e tutte le macerie andavano sul suolo, quindi coprivano e da lì ricostruivano fino addirittura di arrivare fuori. Hanno trovato stratificazioni delle case una sopra l'altra, con addirittura resti umani, eccetera, perché praticamente seppellivano chi moriva all'interno della casa. Ovviamente c'è molto da immaginare, come vi avevo detto, però diciamo che arrivando a tutte quelle informazioni precedenti riesce a identificare bene le cose, tra gli strati, i buchi e diciamo così, le varie stanze. Ciao, gatto degli scavi archeologici! Ho visto il gattino e mi sono resa conto che sono 2 mesi che non vediamo gatti e cani, perché a Cipro non c'erano randagi. Siamo usciti dal museo, è stato molto interessante, adesso proseguiamo il nostro viaggio, guidiamo ancora un'oretta, non di più, e arriviamo a Konya, che è la città principale che c'è qua vicino. Spero che vi sia piaciuta la visita. A noi sì, devo dire che è veramente moderno, forse penso che è l'unico museo che ad oggi abbiamo visto veramente così interattivo. Probabilmente siamo rimasti un po' dietro nel tempo noi, però veramente bello, gratuito soprattutto, non l'abbiamo ancora forse detto, è spiegato veramente bene. Probabilmente diventerà a pagamento perché c'è un'area che è chiusa, che la stanno ancora ristrutturando e stanno aprendo altri padiglioni, quindi con spiegazione, quindi penso che a lungo andare diventerà a pagamento. Se capitate da queste parti ve lo consigliamo. E adesso lascio la parola a Marina perché ci dice dove andiamo.
Adesso andiamo in piscina perché fa caldo. Porca miseria, c'è una cappazza che fa. Cioè, tanto ha fatto freddo di notte quanto fa caldo di giorno in questo posto. C'è un'escursione termica importante. E niente, andiamo verso una cittadina qua vicino che probabilmente è ancora più fresca di questa notte andremo sotto zero. Non lo so, scherzo. Siamo arrivati a Cogna, ci è venuta la malsana idea di andare così a fare un giro da un meccanico, perché ogni tanto così ci piace fare i giri dai meccanici. Esatto. Adesso siamo arrivati e abbiamo parlato un secondo solo in turco con un traduttore, con Google ovviamente. Adesso vi faccio vedere. Il problema è che il camion che ci qua davanti non ha le chiavi perché il titolare viene fra un po' a prenderlo e quindi ho detto, beh, io mangio qua, fa no, vieni a mangiare con noi. Mangiare o Allora, bere, non so cosa che facciamo. Ma vediamo. comunque qual è il nostro problema? Il problema è che è una marmitta che fa rumore, soffia, allora per evitare si sta rompendo. Per evitare che si rompa del tutto, la perdo per strada, visto che questo fa solo marmitte, mi fermo e la cambio. Dite che è esperto? Esce cura, eh? Yemek istedik. Akşamleyin oturup rakı içmek istedik. Ama getirilen meyveler çok pahalı olduğu için masada azdı. Çok canım sıkıldı. Allora, Che abitino sopra. Tieni. veramente Gentilissimo. gentilissimo, cioè ha offerto il pranzo con la sua famiglia, semplice però beh. Un piatto unico e tutti che pescavamo col cucchiaio in mezzo. Noi che dovevamo essere a vedere il mausoleo. Queste sono le vere esperienze, vaffanculo il mausoleo. E attenzione a fare così qua, perché sapete che vuol dire che è bello, no? Quindi questo pranzo. No, veramente. Ecco, queste sono quelle belle esperienze dei viaggi che non ti insegnano nessuno, non sono su nessuna guida. È così. Però sono le belle cose. Quindi grazie. Ok. Anladın? Ok. Gel. The rest? Ok. Buralar biraz idare eder. Ama yok komple yenileyelim dersen o da olur. Hanno già stretto un bullone, ho fatto 2 modifiche, vediamo ora se fa ancora rumore. Appena uscite dall'officina, e devo dire una cosa, mentre eravamo lì che gli chiedevo il prezzo per sostituire la marmitta intera, nel frattempo il ragazzo l'ha riparata Sì. ed è tornato e ha detto oh, a posto, finito. E io ho detto ma volevo sapere il prezzo, fa sì guarda, fa, per adesso è riparata. Cioè beh ok, dimmi quant'è. Mi fa no, è gratis. Però io ho detto guarda un mese e mezzo cambiala perché è messa male. E ho detto sì ho capito ma ti devo dare qualcosa. No, fa, è gratis, ci mancherebbe. Quindi ci ha accolto, ci ha offerto il tè, ci ha dato da mangiare, ci ha ridato il tè, ha fatto il lavoro e non ha voluto nulla. Io gli ho chiesto se qualcosa, se una bottiglia, gli potevo regalare una bottiglia di vino, perché comunque loro bevono anche. Ma ha detto no. E la persona mi ha detto ti do il mio numero, se dovesse succedere qualcosa, tu Esatto. chiamami. Si sono anche scambiati il numero e questa ragazzi si aggiunge all'elenco delle officine memorabili Sì. del nostro viaggio, Sì. come quelle del Marocco, come quelle della Grecia, Esatto. come quelle dell'Italia. Ci sono capitate sempre delle grandissime Ok. persone, professionisti, non so. Esatto, questo è bravo, questo lavora per i 5 marchi, fa marmitte loro direttamente e le esportano in Italia per 33 imprese. Sì. Quindi Aveva lì una marmita di Fiat Powertrain, diverse. varie. Comunque ragazzi, io non so che dire, speriamo che duri la marmitta per tanto tempo e la cambierò quando sarà. La cosa certa è che adesso non fa più il rumore assurdo di ieri, quindi Peccato, mi ero abituato a guidare un Ferrari, a me sembrava di aver acceso una un trattore, barca. il John Deere. Sì. Quindi adesso andiamo a parcheggiare che fa anche caldo oggi. Eccoci in questo enorme parcheggio
enorme, ci sono altri camper. Praticamente è il parcheggio dell'Hilton. In più ci sono dei musei, delle moschee e un mausoleo. Inoltre ci sono un paio di camper e ne abbiamo visto anche uno con targa italiana. Magari è uno di voi brutini, non lo sappiamo, non c'è su nessuno. Adesso vediamo un po' cosa succede. Hello, merhaba. Türkiye. No, Italian. Orada usta yapıyor. Yapım aşamasında cumartesi ve pazar günleri gidiyorum sadece. Per ora il maestro lo fa lì, è in costruzione. Ci vado solo sabato e la domenica. Ok. Altro incontro strano. Un ragazzo di Kemer che vive qua da un mesetto e mezzo, che si sta costruendo una casa, tutte di quelle belle che fanno adesso a punta, tipo un bungalow moderno, a Kemer, perché mi ha detto a Kemer non si trovano case, che è quello che vi avevamo fatto vedere nella Repubblica dei Camperisti. Mi spiegava che praticamente quel parcheggio è nato proprio perché non ci sono case disponibili a un prezzo accettabile in quella zona. Stanno nascendo, mi diceva, dei camping, e quindi in questi camping puoi montare questi sorti di bungalow molto belli, ce l'ha fatte vedere col giardino tuo davanti, e lui se ne sta costruendo uno. Lui come ceto è un ceto medio alto perché è un venditore di appartamenti di lusso, quindi guadagna i suoi soldi. Siamo messi a chiacchierare, era un po', ho detto sono un po' alticcio perché ho appena finito un pranzo di lavoro e allora vabbè. Abbiamo dato un po' d'acqua e niente, ci siamo scambiati il numero e abbiamo un invito a Kemer. Qualora tornassimo in quella zona andiamo a fare visita. Volevo fare una considerazione adesso senza fare nessun tipo di pippone, però stiamo incontrando della gente e qua si dimostra di nuovo la nostra reticenza nell'andare a parlare liberamente con le persone. Siamo sempre molto prevenuti. Il meccanico chissà che prezzo mi farà, vuole fregarmi. Questo qua, oddio cosa vuole che si avvicina, invece volevo soltanto parlare e offrirci da bere. Tutti ci stanno offrendo da mangiare o da bere, vogliono solo comunicare con te, vogliono conoscerti, e noi siamo sempre un po', abbiamo una mentalità che ci stiamo levando, ma molto chiusa nel conoscere le persone. Ed è sbagliatissimo, perché stiamo incontrando persone fantastiche, devo dire. Io non so perché c'è questo blocco, almeno per me io lo considero un blocco. Un consiglio che do prima a me stesso, ma a tutti, è apritevi alle persone in generale. Non è neanche una questione di buoni o cattivi, è proprio una questione di atteggiamento, secondo me, perché il buono e il cattivo c'è dappertutto. Sì, vero. Però è proprio come si raffrontano le persone negli altri paesi del mondo, così come in Grecia, come a Cipro, come in Albania, come in Turchia. Tutti questi paesi sono sempre state persone molto amichevoli e molto volenterose di chiacchierare, semplicemente. Okay. Vuoi mettere che se siamo in Italia e si avvicina uno, la prima cosa che pensi è oddio? Sì, esatto. E così non è normale, probabilmente nella nostra cultura. Esatto. Siamo molto più individualisti, non lo so, invece c'è gente che vuole soltanto parlare con te. Se tu inizi a metterti a salutare a destra e a sinistra come fanno in altri paesi, ti prendono per matto e ti portano alla psichiatria. Esatto. Che È se così. tu metti che, non so, se voi fate un tragitto in metropolitana o in treno o in pullman, in un luogo pubblico così, provate a immaginarvi invece di guardare il vostro telefono e leggere un libro, di girarvi e salutare la gente che avete intorno. Provate a immaginare cosa può succedere a Milano. Ti mandano a cagare. Gode a lavorami, dance. Vedete tutta questa cosa che c'è qua dietro? Qua, di là. Lei no, Ma anche di là. ma di là? Ma Insomma. anche di là. Ecco, tutta questa cosa mi sa che domani ce la andiamo a vedere. Adesso io andrei a lavorare un po' sul computer. Ci vediamo domani, ciao! Stiamo parlando di circa 9 milioni di anni fa. No, 9.000. Comunque oggi uso smodato del traduttore vocale di Google che ci è servito tantissimo da stamattina. Cosa ne pensi, Mauri? Che sono nel cesso e sto